E rieccoci, ben ritrovati a tutti. Venerdì 16 giugno del 2023, seconda metà di giugno, quindi iniziata oggi con l'obbligo di riscatto che non sarà l'ultimo della settimana, perché ve lo preannuncio già, ci sarà anche domani, perché è pieno così di notizie di mercato, quindi abbiamo deciso di andare avanti anche fino al sabato. No, scherzi a parte. È giusto così, dai, essendo anche periodo di mercato coprire anche il sabato. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Mettete like, Ah, ve lo così, di dico subito botto, la adesso, fiducia. ve lo continuo a dire subito. Mettete like perché ci aiuta tantissimo. Iscrivetevi al canale. Guardate, sta roba delle iscrizioni non è da sottovalutare perché noi le analytics li possiamo vedere e quindi quando vediamo che gli iscritti sono pochi, che il 45% non sono iscritti, che è arrivato questo video o digitando Radio Rossonera oppure tra i consigliati, non va bene, dovete iscrivervi e attivare la campanella per tutte le notifiche dei nostri video. Forza, su, forza, fatelo. Fatelo. E anche il mercato, mi verrebbe da dire, perché oggi facciamo un obbligo di riscatto un po' diverso, ve lo preannuncio già, non sarà il classico. Parto subito con Gazzetta, perché comunque c'è una notizia importante che riguarda la Serie A, visto che la squadra campione d'Italia cambia allenatore, ma lo sapevamo già, prende Garcia. È un allenatore che in Italia ha allenato la Roma, poi è un po' di anni che è fuori, era fuori proprio dal Giro, visto che comunque era addirittura fuori dall'Europa ad allenare, torna per allenare il Napoli. Questo è giusto per dare notizie di ciò. Nel Sì, mentre in lui Italia ha Basket. fatto, dopo la Roma ha fatto Marsiglia, Mm, Lione mm, e Al Nasr. mm. Va bene. Tra l'altro con l'esonero arrivato con l'Al Nasr, era già arrivato Ronaldo all'Al Nasr, i Eh, problemi erano nati un po' prima dell'arrivo di Ronaldo. Al Nasr che non è riuscito a vincere niente in questa stagione, ha perso il titolo nelle ultime giornate per 3 punti se non sbaglio. perché sai la stagione dell'Al Nasr? Lasciamo stare. Ma perché? Vabbè, andiamo avanti. In taglio basso c'è un Inter Frattesi dice sì, il centrocampista costa 35 milioni primo. Cosa succede? Ah, serve cedere. Incredibile, non l'avrei mai detto. Ieri sera, tra l'altro, Gianluca Di Marzio ha detto che tra i tanti anche il Milan si era un attimo, si potrebbe affacciare, anzi, per Frattesi, nel caso dovesse saltare con l'Inter, erano dei nomi. Io lascerei un attimo lì marginale Frattesi per quanto riguarda noi. In taglio ancora più basso c'è Teo nel Merino United, ma il Milan ne chiede 60. Non c'è Mm. scritto cosa, eh? Quindi già questo è un passo avanti. Andiamo a vedere dentro. Vi faccio un sondaggio veloce, Mm. così sollecitiamo anche i nostri commenti e i vostri soprattutto. Quale parte del corpo dareste di Teo Hernandez per 60 milioni? Potete decidere se i capelli, la tinta per i capelli, il piede destro, perché il sinistro costa già di più, eccetera, eccetera, eccetera. Ma 60 milioni l'anno scorso? Sì, c'è guarda, qua sotto, quel signore lì ricciolino, Mm. Cucureia, è andato via di più. Ma come almeno? Almeno 60 milioni di cosa? Di miliardi, Il milioni di mercato della miliardi. Premier League è diverso, il mercato Non mi fanno interno, è far girare la liquidità, no? Ma sì, ma 60 milioni, Ah no, 60. ma lo so, ma era una battuta. Eh, cosa dobbiamo dire? Cioè, boh, a chi è che non piace Teo Hernandez? Cioè, dire che piace allo United è come dire piace al Paris, piace al City, piace a, non lo so, Piacere il Bayern piace. Monaco per farlo Piace giocare anche col a me fratello. tenermelo. Quindi, Cioè, piace a tutti.
Poi ci potrebbe essere una sorta di, come dire, valzer di terzini sinistri, con Mm. il movimento, lo spostamento di Davis, che potrebbe essere in orbita al Real, il Barcellona che comunque perderà Jordi Alba, anche se c'è Baldé, però insomma, da qui a dire che Teo United non lo so, ecco, anche perché lo United avrebbe comprato Malasia nella scorsa stagione in quella posizione lì, tanto voluto da Ten Hag. Sì, Quindi poi che lo United possa dire dopo un anno: "No, guarda, non mi piace, ne compro un altro", indubbiamente. Però ha speso dei soldini anche per Malasia lì, che tra l'altro ha regalato il gol del 4-2 alla Croazia contro l'Olanda in Nations League. Però ecco, ne vabbè, prendiamo atto. esatto, sì, prendiamo atto del fatto che, ma dai, ma che cosa dobbiamo prendere atto, Henry? Mannaggia, ma dai, ma 60 milioni, io non ci credo ogni tanto, cioè, ma anche se fosse così, ma buttaci 80, 90, 100, dai, che è meglio, almeno è più fattibile, diciamo, più consono alla realtà. Vabbè, Direttore, io ti provoco però qui, eh, perché ti provoco? A meno che chi in questo momento decide il prezzo di Teo Hernandez al Milan gli vadano bene 60 milioni. ma no, dai. Ma scusami, hai una macchina che vale 80, 90 e dico, ma sì, ma vabbè, mi van bene 60, ma sono In questo particolarmente momento nemmeno pistola. quasi sappiamo chi è che decide al Milan queste cose. Vabbè, Cioè, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si ma azzecca. Cioè, no, Henry, dai, è una cazzata questa, dai, dovevamo riempire sta pagina oggi, dai, no, andiamo sì, avanti. ti sto dicendo, non ti sto Eh, dicendo quello, ti sto dicendo che, come dire, in questo momento è anche difficile capire chi è che rivaluta i giocatori, chi è che decide il prezzo, chi è che fa le vabbè, trattative in entrata e in uscita. Quindi, vabbè, ma non serve neanche questo, dai. no, ma allora, che quella che abbiamo messo sia com'è che si dice? Non mi viene neanche il Eh, termine. una, Esatto, che sia una cosa non vera, lo sappiamo, ce ne siamo resi conto e ok. dai, andiamo avanti. Che, come dire, vabbè, andiamo avanti, andiamo Andiamo avanti. avanti, andiamo avanti, dai, cosa dobbiamo commentare? Eh, a proposito, oggi editoriale di Zazzaroni, direttore di Corriere dello Sport, ha buttato lì che, così, random, preciso che la Lazio stava trattando da mesi la cessione di Sergej al Milan per una ventina di milioni. L'uscita di Maldini Massara, ispiratori del colpo, però ha fatto saltare l'operazione difficilmente recuperabile. Ah, Ora, a 20 milioni lo Tito anche qui ci dava il piede destro, il piede sinistro o che cosa di Milinkovic-Savic? Boh, io credo i capelli. faccio veramente fatica oggi a commentare, è veramente un... Altro Ma sondaggio, dire... scriveteci che parte del corpo ci dava lo Tito e non siate volgari perché sennò ci bloccano i commenti. Grazie. Esatto, no, vabbè, direttore, cioè, quando non c'è niente bisogna scriverla qualcosa, no? Ok. Volete un altro sondaggio? Ve lo tiro fuori. Secondo voi, La scriviamo. quanto tempo ci vorrà a Marcus Thuram per dire sì o no a una squadra? Una marea Cosa di sta, tempo. cosa sta facendo in questo momento? Quali Beh, in questo valutazioni? Cioè, momento me Marcos lo Thuram immagino in con il meme, nazionale. quello con tutte le formule matematiche intorno che compaiono. Cosa sta Esatto. pensando? In questo momento è in nazionale che viene, diciamo, soggiogato da Teo Hernandez, Maignan Sì. Che e nel chi era mentre il sta terzo? andando E allo Giroud. United, ma vabbè. Sì, sì, sì. E Giroud che sono lì che provano a convincerlo di venire al Milan, eccetera, eccetera, ecco. Mannaggia. Vabbè. Vabbè, sempre per la rubrica Il mercato che sarebbe stato, saluto il buon Francesco Nasato. Ciao Francesco, se ci stai guardando, che ogni tanto so che ci guarda, ma qui non è uno scherzo, ci guarda per davvero. Al Messaggero Veneto parla di Marzio Pereira, Roberto Pereira ovviamente, dell'Udinese,
è stato molto vicino al Milan col suo procuratore Passarello, che è stato più volte a parlarne a Milano. Se Maldini e Massara fossero rimasti, il Tugu sarebbe stato a un passo dai rossoneri. Cioè, in pratica, ricreiamo il film. mercato. Pereira 0, giusto? Secondo me è 0 Pereira. Sì, Arnautovic a qualche euro. Milinkovic a 20 no, dai. Milinkovic, chi ancora? e Shaarawy come vice Leao, Vabbè, questa non ho conferme. Berardi. Berardi già di più, sì. Berardi era un nome che piaceva parecchio, quello sì. Erano l'esterno destro, un attaccante per fare la terza punta e due centrocampisti. Esattamente, più o meno. Poi, penso che questo sarebbe stato un po' l'inizio del mercato, cioè quello senza soldi, diciamo. Poi con la parte monetaria, boh, non so cosa avremmo fatto. Eh, cambiamo, tanto non sarà questo. Ti Lo sarebbe piaciuto lasciamo in qui. caso? Come? Ti sarebbe piaciuto? Ma io penso che, guarda, Henry, abbiamo talmente tante caselline da riempire che uno o due a zero in prestito, a qualche spiccio, non propriamente un diciottenne, ma magari uno di 30 anni che ha un anno solo di contratto e ha un parametro zero. Purtroppo, per fortuna, lo devi fare perché rischi di avere, se no, tante cose da fare e non avendo un monte, diciamo così, di margine di manovra economico alto, non riesci a fare tante cose. Ma infatti per me Perché era un comunque le grande caselle sì. sono un po', da metà campo in Per su sono un me, po'. per me era un grande sì, soprattutto se oltre a Milinkovic magari infilavi un altro centrocampista con Tonali, con Benasser che deve recuperare, con Krunic, avere un Pereira come quarto, quinto non sarebbe stato male, ecco, cioè piuttosto che Bakayoko, piuttosto che per l'utilizzo che ne è stato fatto Vranks, capito? Se doveva prendere quella casellina lì, un Pereira a zero ci stava, ecco. Sì, adesso magari non oggi che c'è pelle rossonera alle 16 come al solito perché è venerdì, ma non c'è il talk, tornerà lunedì, classico del nostro palinsesto, ma magari già appunto lunedì, magari ci facciamo anche due conti in tasca di quante e quali caselle si vanno a riempire e si devono, anzi, scusa, si liberano e si devono andare a riempire, soprattutto vista la partenza di giocatori che in questo momento sarebbero sul mercato, ma ancora grandi offerte, niente, tra Origi, Rebic, Messias, Ballo Touré che è più quasi per volontà sua in realtà, perché vuole andare a giocare giustamente, dopo un paio d'anni da riserva e poco più tutto il resto di quello che nel mentre dobbiamo fare, cioè l'esterno destro, è partito anche Diaz, bisogna valutare a centrocampo l'infortunio di Benasser, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i posti da riempire non sono proprio pochi, ma magari ne parliamo direttamente lunedì. Henry, io non so che dire, se non hai nient'altro da aggiungere saluterei, non farei perdere tempo oggi troppo ai nostri ascoltatori, mi sembra anche giusto così, Ragazzi, non allunghiamo, se non c'è niente. esatto. Allora, salutiamo Sì, dicendo siamo che educati, salutiamo. è il 16 di giugno, Sì, dicendo che comunque il raduno è i primi di luglio, il 10. il 10. Ecco, ci sono 14 più 25 giorni, 24 giorni, sono 3 settimane abbondanti ancora Mm. prima del raduno, quasi un mese, insomma, facciamo 3 settimane. Il tempo ancora c'è, si attende la scelta di Thuram, c'è il nome di Chukwueze, Romero e quant'altro. Aspettiamo e continuiamo ad aspettare. Poi speravamo in una rapidità maggiore. Ad oggi, 16 giugno, non mi sembra che l'abbiamo, come dire, masterata. Ecco, questa Ma mega Henry, velocità. purtroppo sai che cosa? Come l'anno scorso, giugno è andato via per altre questioni. Ecco.
Quindi aspettiamo e speriamo che le cose possano, come dire, raddrizzarsi intanto entro il raduno e poi vedremo. Ecco. Non mi venite a scrivere gli altri non hanno fatto niente, lo so anch'io, ma gli altri nel mentre non è che ogni giugno o cambiano o hanno intenzione di cambiare la dirigenza. Tipo E l'anno scorso e soprattutto a tipo me degli quest'anno. altri non me ne frega una mazza, voglio Quindi che siamo noi a prendere i giocatori. Gli abbiamo altri un po' di vendono cose come da vendono. fare, aspettiamo e vediamo. Henry, grazie, ciao. Ciao, like, commento, condivisione, iscrizione, campanella, tutto quanto sotto. E potete anche scrivere Boiani, ma come sei pesante, vi do il permesso io oggi. Ciao. Ciao, ciao a tutti, ci ritroviamo tra poco. Chiama Milan alle 11, lancio delle 13 e pelle rosso-nera delle 16. Ciao.